Siamo al dramma, ragazzi. Ok, le cose peggiorano. Stavolta mi sa che abbiamo davvero rischiato grosso. Ben trovati in Argentina e più precisamente nel minuscolo paesino di Tres Cruces. Siamo in viaggio da ormai qualche giorno in questa spettacolare zona del paese, tra montagne dai 14 colori, canyon incredibili, paesaggi desertici. Stiamo scoprendo un'Argentina selvaggia e meravigliosa. La sfida più grande per ora è stata dormire in una macchina non adatta al campeggio e con la testa in un bagagliaio. Oggi invece l'obiettivo sarà uscire incolumi da una strada decisamente troppo difficile. Ammetto che se avessi saputo in cosa ci saremmo infilati non avrei mai, e ripeto mai, preso quella strada. È stato un incubo? Sì. Poteva andare tutto storto? Sì. Allacciamo bene le cinture e iniziamo subito questo racconto adrenalinico di una buona idea finita male. Prima di iniziare questo on the road, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Devo ammettere che è una scena divertente. Com'è andata stanotte? Bene, meglio del solito. Ho dormito benissimo stanotte. Abbiamo dormito a 3.700, ma non ho fatto neanche freddo. Si stava bene in macchina. Non riesco neanche a tenere gli occhi aperti, è arrivato il flash di luce. C'è la luce, sta arrivando il sole, Angela. Comunque sì, certe volte negli ostelli si dorme addirittura peggio perché si fa tipo la grotta bella umida e allora fa proprio freddo che entra nelle ossa. Stanotte qua secco, è stato secco. Ma che vista? Guarda qua, da questo lato che cosa c'è? 8:39 ragazzi e siamo pronti, belli freschi per partire. Molto freschi, ho lavato la faccia, le mani congelate, la faccia congelata. Io sempre con la manichetta non so corta. come fai, ma adesso non è mettiamo possibile. riscaldamento, Angela, vai. Quello Ok. sì, per forza. Abbiamo fatto un errore madornale. Sì. Pensavamo che quello di ieri fosse l'ultimo sterrato di questo viaggio, invece no. Oggi c'è lo sterrato più lungo in assoluto, tipo 3-4 volte quello che abbiamo fatto ieri. Però dovrebbe essere molto meglio la strada, cioè tipo quello sterrato scorrimento veloce. Dovrebbe, però dobbiamo verificare tutto, non ci sono tante informazioni e niente, l'incubo non è finito. L'incubo polvere non è finito. Però grandi posti anche oggi. Sì, paesaggi ci aspettano incredibili, quindi anche da quel punto di vista non vediamo l'ora e riusciremo quindi a superare anche questo sterrato per quello che ci aspetta. Oh, speriamo anche, non tocchiamo ferro. Ma Cioè, sì, dove sta il dai! ferro? Dove sta la lamiera? Dove sta? Non è fuori. Qua, ecco. È iniziato ufficialmente lo sterrato di oggi. Oggi è tutto scuro, per ora il terreno sotto, quindi un bel marrone scuro, abbastanza solido. C'è qualche corrugation, diciamo, qualche ondina qua e là, però abbastanza liscio per ora. Ragazzi, la sta facendo anche questa macchina che ha avuto sicuramente tempi migliori. Guarda che roba! Ci sono gli alpaca in mezzo alla strada. Guardali come saltellano via. Ma sono pezzi di sabbia pura. Oh mamma. Arrivi lì. Speriamo che siano pezzettini piccoli e non più grandi andando avanti. Mucca spartitraffico qua in mezzo. E ce ne sono varie da questa parte. Con tutte le cunette bisogna andare a una velocità tra i 70 e gli 80 almeno, se no continua a vibrare tantissimo, invece così si salta un po' meglio. Però cioè, ci sono dei tratti con tutta quella sabbia che... Oppure come qua che ci sono questa specie di depressioni così e si scende tantissimo, perché nella stagione delle piogge qui passano proprio dei fiumi e quindi qua si vede perfettamente che c'è proprio il segno del fiume. Infatti la stagione delle piogge si può fare solo con un 4x4 anche bello alto.
piccolo controllino alla macchina perché abbiamo passato dei punti belli tosti, però sembra tutto a posto da questo lato e anche dall'altro. Mamma mia ragazzi, che strada stiamo facendo! Aiuto! Attorno però è bellissimo. Tu sei bravissimo, bravo, non farti prendere dal panico, vai avanti così e ci siamo quasi a metà della prima parte. Oh my god, tosta. Ci sono dei pezzi che non siamo riusciti a riprendere ovviamente, ma certe tipo depressioni piene di sabbia, sì, che tu dici porca miseria. Per fortuna non è così bassa la macchina, guarda. Non è altissima, direi. Non è così bassa, poteva essere molto più bassa. Diciamo che stiamo pensando a quel signore con quella macchina rossa come farà, perché era quasi raso terra, pesantissimo. No, vedi che non è bassa la macchina, è perché è comunque una... cos'è? Una Sandero? Cos'è che è? Questa è una Logan. Renault Logan, Dacia al Renault, che è la stessa cosa. Non c'è anche la versione quella più sportiva? Sì. Però vedi che è abbastanza alta, È sì. Alta... dai, non direi alta. No, dico che per fortuna non ci siamo ancora... Va bene così. Allora, paesaggio attorno è questo, ragazzi. Sulla mappa sono segnati dei paesini, come vedete questi sono i paesini che ci sono. Oddio. In questa zona non c'è assolutamente niente e soprattutto pochissima gente che passa di qui. Abbiamo incrociato una macchina e una moto finora. E questo è quanto. Silenziosissima, lama, alpaca, mucche, e là in fondo inizia a intravedersi qualcosa di molto interessante. Qui hanno messo questa passerella di cemento perché questo è tutto il letto di un fiume. Come va? Ragazzi, mancano 30 km, ne abbiamo fatti quanti? 75? Sì. Così, 75 km così. Purtroppo non hanno caricato il coso dell'acqua e allora dobbiamo fare noi tutto a mano. Aspetta, A posto. Perfetto, pulito. Cambio di scenario, ragazzi, ci siamo infilati un attimo su questa che non è esattamente la strada principale, è una piccola deviazione. Vediamo fino a dove riusciamo ad andare, più che altro, perché là in mezzo ci aspetta il deserto di sale. Il paesaggio, ragazzi, è folle. Qua ci sono questa specie di mattoni coperti, ma soprattutto c'è questa vegetazione che ha questo colorino giallognolo e c'è un riflesso sul fondo perché si vede là in fondo tutto il bianco del sale. Qua stiamo passando in una parte che è un po' meno sassosa, diciamo, c'è una pista segnata in mezzo, ma mi sa che tra poco ci dobbiamo fermare perché si vede l'acqua lì davanti. Una scena inquietantissima, ragazzi, c'è uno scheletro di quello che credo che sia un'alpaca, perché è bello grosso, e questo è quello che c'è attorno. Non ci siamo fidati perché comunque era un po' fangoso, un po' bagnato, siamo con una macchina normale, quindi meglio lasciar perdere. C'è comunque la strada principale che passa proprio in mezzo, quindi torniamo di là. Ragazzi, ci stiamo godendo un pezzo di asfalto. Questo silenzio, che bellezza. Siamo quasi arrivati però, C'è anche un chiosco, Angela. Sì. La strada, ragazzi, passa proprio accanto, anzi in mezzo alla Salinas Grandes. Infatti c'è sale da entrambi i lati, c'è proprio la crosta di sale qui sia da un lato che dall'altro. Qui è un pochino più bagnato rispetto al Salar de Uyuni, infatti si vede un po' di acqua qua e là, ma sembra di andare, guarda, non so, sulla neve. C'è sempre quell'effetto stranissimo che fanno questi deserti di sale. Qui c'è la vera e propria salina, infatti ci sono un sacco di camion pieni zeppi di sale, qua ci sono le montagne e quindi è proprio zona di lavoro anche. Sì, qua ci sono tutti i cartelli, anche attenzione ai camion, qua estraggono proprio il sale, si vedono lì tutti i macchinari, tutti i vari mezzi per spostarlo poi.
Più di 100 km ragazzi di sterrato si fanno sentire, quindi siamo un po' sballottati e sento ancora la vibrazione. Sei stato bravissimo. Sento le vibrazioni culari. Non è Anche finita, tu. però purtroppo. Vero, non è finita. E vabbè ragazzi, Non è allora finita. facciamo una piccola pausa. Siamo in pratica nella versione turistica, no, del Salar. Là c'è la miniera, chiaramente, dove estraggono il sale, e qua tutta la parte turistica dove ci si ferma e si va a dare un'occhiata in questa zona di fronte. Ci sono tutti gli stand, i souvenir, Ristoranti, souvenir. tutto costruito in sale. Anche qua è un piccolo Salar de Uyuni versione Miniatura, argentina. Sì, esatto. De sal, que adentro ya cuentan con guía ustedes disponible para que le ayuden la foto, esas fotos que están en el cartelito. Da qui inizia la parte dove si entra soltanto camminando. Qui ci sono questi signori con le giacche verdi che sono delle guide. Per entrare in questa zona appunto c'è un biglietto d'ingresso di 4 euro a persona, però come vedete è molto meno bianco rispetto a quello che abbiamo visto prima e anche rispetto al Salar de Uyuni, che ovviamente quello è immenso, gigantesco. Abbiamo fatto una grandissima Sì, esperienza esatto, lì. ce lo siamo goduti lì il deserto di sale, quindi adesso lo attraversiamo soltanto e qua si vede appunto tutta la parte diciamo un pochino più turistica, camminabile, però qua ci vuole assolutamente la fotina con il lama, con la statua gigante del lama, Anche dei col lama cactus o di alpaca. sale. Tutti sti mesi ancora non abbiamo capito se Non lo sono capiremo lama mai, ragazzi. o alpaca, diciamo una Mettiamo il volta cuore in uno, pace. una Come si volta dice? la... Mettiamo il cuore, così Mettiamoci il cuore in pace, Quello, sì. quello. Mentre Paolo gli sta chiedendo alla signora com'è la strada che dobbiamo fare dopo, se è fattibile con la nostra macchinetta normale o se invece ci conviene farne un'altra. Anche questo deserto, come il Salar de Uyuni, quindi è una fonte di litio. Qui però ci sono dei cartelli che appunto dicono l'estrazione del litio vuol dire la morte della natura, quindi si cerca di fare una campagna per evitare che venga sfruttato per l'estrazione del litio questo deserto, perché vorrebbe dire appunto rovinarlo completamente e probabilmente anche portare alla sua scomparsa a lungo termine. In pratica abbiamo due opzioni per proseguire verso sud e in mezzo c'è il Salar. Da una parte c'è una strada che scende verso San Antonio de los Cobres e dall'altra parte c'è la strada che abbiamo fatto fino adesso che continua fino a San Antonio de los Cobres. Quindi allora, quella la conosciamo, l'abbiamo vista, io la eviterei in tutti i modi se possibile, però non conosciamo com'è quell'altra, quindi sto provando a chiedere. Purtroppo neanche la guida e neanche la signora del banchetto sanno esattamente come sia. Io provo a chiedere ancora, proviamo. Sta chiedendo al Signore, forse abbiamo trovato la soluzione, che ci dice appunto di non continuare sulla nostra, ma prendere l'altra che va dall'altro lato. Abbiamo scoperto che c'è una terza strada, quindi Paolo sta chiedendo quale delle tre è meno peggio in pratica. Conferma, meno male, la ruta 40 è la mejor, più lunga però la migliore. Ci sono anche un po' di paesini, è un po' meno isolata nel nulla, che se succede qualcosa sinceramente È quello più che altro, c'era la strizza, era quella il anche. cellulare non prende da stamattina. 150 km con il pezzo anche di strada buona, non prende, qua non prende, siamo totalmente fuori dal mondo, quindi cioè Almeno avere qualche anima viva sulla strada non è male, è Sì. confortante. A queste altitudini, con questi paesaggi, devo dire che anche le nuvole sono bellissime, sembrano disegnate. Pochi chilometri e dal Salar siamo passati a questo canyon rosso con tutti i cactus, adesso stiamo proprio passando in mezzo. tutti sti cactus fanno il segnaccio, tutti Guarda, tutti scorbutici che non sono altro. Abbiamo trovato questo paesino, ragazzi, vediamo se c'è qualcosa da mangiare, chiediamo alla signora. Buena señora, ¿está acá un comedor? Acá? Gracias señora. Portava 100 kg di pasta. Boccone di insalata gigante, piatto, riso, pollo e insalata. Abbiamo trovato solo questo aperto, ragazzi, di tutto il paesino. Guarda di qua fuori, sembra un paesino in mezzo al deserto dove non c'è assolutamente nulla, e infatti più o meno è così. Sono entrato in un paio di posti, scusate. Sono entrato in un paio di posti e non c'era nessuno. Porta aperta, non c'è nessuno. Tipo, veramente, siamo nel deserto,
Perfetto, direi. Il cliché funziona. Beh, però in realtà è comunque il posto più frequentato di tutto il paesino, infatti si sono riempiti tutti i tavoli. Comunque meritevolmente. Siamo al dramma, ragazzi, siamo al dramma. Allora, il punto è questo, siamo arrivati fino a qua, poi mentre stiamo arrivando Angela legge una recensione dove c'è scritto: attenzione, questa strada, la ruta 40, quella che ci avevano detto di fare perché era la migliore delle varie opzioni, è messa malissimo, soprattutto verso la fine, dove c'è un viadotto, c'è tutta una parte che è sconnessa, a quanto pare è un casino, solo che la recensione è di un mese fa, e un mese fa era stagione delle piogge, quindi magari non è così adesso. E vai a chiedere in giro. Buenas. Noi abbiamo chiesto esattamente a lui, che è il signore che cucinava, il cucinador, e ci ha detto allora, vabbè, la fanno. Ci sono molti turisti che la stanno facendo adesso, quindi dovrebbe essere ok. Ma lui che ne sa poi? Lui che ne sa, non è che l'ha fatta ieri, quindi anche lui non ne ha realmente idea. Però poi ci ha detto altre cose, ma parlano talmente veloce, ragazzi, che tante volte perdi un po' i pezzi. E comunque il senso è: la fanno in tanti e potresti anche fatela. farla. Sì, il senso era fatela. Ne abbiamo fatto vedere anche la macchina. Mi ha detto: la nostra macchina è questa qua parcheggiata fuori. Sì, non c'è problema. Però noi siamo veramente un po' così, anche perché le opzioni sono tornare indietro a Purmamarca, non fare 2 destinazioni che avremmo dovuto fare, allungare il giro, tornare a Salta in pratica e chiuderla qui. Altrimenti c'è la via di mezzo che ci aveva detto anche l'altro signor che era fattibile, però ci sono pochissime informazioni perché non è una strada principale, è molto poco battuta, non ci sono informazioni, quindi è anche un'altra scommessa. Oppure andare a far questa e fidarci delle recensioni, che invece quelle più recenti, una signora ha scritto su Google, però sì, l'ho fatta, si fa con difficoltà, però si fa piano piano, con 2 ruote motrici. Quindi abbiamo poche informazioni, però in 2 ci hanno detto di farla. Una persona un mese fa è rimasta sconvolta per quello che è stato, e una persona che l'ha fatta qualche giorno fa dice si può fare con calma. Quindi 3 su 4 dicono potete provarci. Io andrei all'inizio della strada, c'è un benzinaio, chiediamo anche lì. Chiediamo al benzinaio. Esce qualcuno dalla strada e chiediamo com'è. Anche. Andiamo a vedere, dai. Ma guarda, li stavano amoreggiando, adesso scappano via sti 2. Quante ce ne sono qua di alpaca coi fiocchetti poi? Andiamo a chiedere qua alla stazione di servizio, però mi sembra quelle scene in Australia dove non c'era niente, nessuno. Sembra la stessa cosa. Ma qua c'è un pick-up. Ma è un ristorante questo. Aperto. Andiamo a chiedere allora all'interno, perché lì alla gasolinera non c'è nessuno. Ma guarda quanti adesivi anche ci sono. Qua, la follia. Ma sono pazzi. Questa finestra è piena di adesivi. No, vabbè. Vado a chiedere. Despacito. Me l'hanno detto, ragazzi. Allora, se andiamo despacio, quindi piano piano, despacito, possiamo farcela. Quindi andiamo. Piano piano ce la facciamo, dai. La parte finale, il viadotto, ha detto... È lì. Ha detto, che macchina hai? Ha detto, la Logan. Sì, si può fare. Despacio. Ma che simpatici però. Ragazzi, gli argentini sono proprio... Devo dire di sì. Hanno la simpatia di base. Proprio... Sì, tutti, ma tutti proprio partono subito molto allegri, simpatici. Andiamo allora! Piace anche fare le battute, quindi bello. Siamo pronti, ragazzi, aiuto, che ansia adesso. E io che pensavo che era finita. Esatto, ieri, la capito? parte peggiore di tutte. Adesso. Quanti adesivi. Andiamo. Eccola qua, inizia ufficialmente quella che è la Ruta Nacional 40. È segnato anche qua, c'è anche una mappa. È in realtà una strada molto molto famosa qui in Argentina. Ma è lunghissima, tipo di 7.000 km. Sì, lunghissima. Ci sono alcuni tratti asfaltati, pochi in realtà, e molti tratti sterrati, ma è una strada panoramica molto molto bella. Quindi ragazzi, ma molto molto tricky. Incrociamo le dita e despacio, proviamola, vai. Qua ti ricordano che c'è la luce bassa obbligatoria come in Italia, quindi bisogna tenere sempre l'abbagliante attivo. Quindi via ragazzi, si va. Mamma mia, oggi è infinito, meno male che abbiamo mangiato, meno male. Se no era pure a stomaco vuoto a fare... No, non ce l'avremmo mai fatta. La miseria.
Mamma mia che paesaggio che abbiamo davanti. Per ora la strada è ok, quindi possiamo anche goderci il paesaggio. È segnata, quindi ci sono tutti i cartelli, le frecce. A differenza di questa mattina dove non c'era assolutamente niente. Poche cunette, quindi è meglio sicuramente, e anche poca sabbia. In effetti lo dicono anche i cartelli. Despacito. C'è scritto Despacio, non Despacito. Ma di cosa parlerà sta canzone? Pianino, dice di fare piano Pianino. Ma guarda qua, bello. Abbiamo fatto i primi. Ma scusa, ma cosa stanno facendo quei due alpaca uno sopra l'altro? Quello che facevano come quelli di prima. Sì, c'è una statua un po' bizzarra. In questo paesino abbiamo fatto i primi 20 km di sterrato, non c'era nulla, e poi è comparso questo paesino che si chiama Huancar. Ma ti rendi conto? Cioè, voglio conoscere il sindaco qua. Ma che posto è? Guarda com'è costruito, tutto con la stessa identica sabbia che c'è sulla strada, che c'è tutto attorno. C'è anche il negozietto. Guarda che roba, stradina passa in mezzo. Ma che spettacolo, ragazzi, mamma mia, ma dove siamo? Ma vuoi chiedere anche a lui la strada? O... Basta, ormai la stiamo facendo, basta, non voglio più sapere. Adesso facciamole e basta. Comunque ci sono degli abitanti, vedi? C'è la Plaza de Armas. Che carina la chiesa! No, è carinissimo sto paesino, guarda. Qua però secondo me 11 per giocare li trovano. Ma dove? C'erano 5 case. Ma poi è enorme. Ma scusa, ma questo è fuori norma, che non è un campo da calcio. Che cos'è? È più grande. È enorme. Sembra il campo di Holly e Benji, quello che non finisce mai. E ora capisco le recensioni. Allora, qua si passa proprio nel letto del fiume. Sì. Che per fortuna è asciuttissimo. Basta un po' d'acqua, è tutto appiccicoso per terra. Cioè, fango di quelli proprio che si appiccicano. Ti fanno tutta la copertura del copertone di fango. Cioè, è appiccicosissimo. Siamo usciti. Dai, facile. Attraversamento di pecorelle tutte insieme. Allora, oggi abbiamo visto alpaca, asini, mucche e mancavano le pecorelle, in effetti, le caprette. Buenas. ¿Cómo es el camino al viaducto? ¿Se puede hacer con un carro normal? ¿A dónde? Al viaducto. ¿A dónde viaducto? A Cobres. ¿A Cobres? 20 kilómetros antes de Cobres. Allá, San Antonio del Cobre. Sí. ¿Por qué no sé cuánto? Non so. Ah, ok. Nada. Gracias. Gracias. Niente, evidentemente i signori venivano da un'altra parte qua in giro nel nulla e non hanno fatto quel pezzo che faremo noi. Intanto qua ci sono, guarda qua, delle mandrie enormi. Madonna, ma ragazzi, ma io non ho più parole. Controlliamo un attimo la gomma qui perché abbiamo preso un sassone prima non indifferente. Qua sembra tutto a posto, anche quella dietro sembra buona. Posto, sì. Intanto siamo arrivati a questo paesino 70 km dalla partenza, ragazzi. Abbiamo fatto 70 km di sterrato e siamo a Puesto 6. Che bell'ingresso ha questo posto! Allora, c'è il condor con le ali aperte, anche qui, come direbbe Paolo, l'uccello diversamente bello. E poi invece c'è un signore qui e anche dall'altro lato che suona il flauto, e qui invece con dei vasi e altro, e la montagna dietro, che in realtà non è questa, ma è subito dietro ed è un vulcano altissimo. Altro paesino, ragazzi, costruito proprio con le dietro. Hola chicos! Ciao! Anche qui la piazzetta che, a differenza del resto delle case che sono tutte sul marrone, quindi stessa pietra che c'è attorno, le piazzette le dipingono di bianco. Campo da calcio enorme e anche parco giochi. Ecco, questo magari verrà un pochino più utilizzato. Abbiamo visto 2 bambini all'ingresso. No, vabbè ragazzi, c'è il bagno aperto e dentro c'è pure il bidet. Hanno il bidet qua. Qua, cioè, capito, sperduti qua in mezzo, comunque non si rinuncia al bidet. Oh my god! Eccolo lì, ragazzi, che compare il vulcano Tuxtla, 5400 metri in pratica sotto al Grand Canyon, no? Io non so, incredibile. Stiamo
Stiamo passando in mezzo a queste pareti di roccia, ragazzi, con questi massi caduti proprio qua, enormi, giganteschi. Questo è il pezzo più acquoso, qui l'acqua c'è, però per fortuna è abbastanza basso in questi punti. Siamo passati, ok, è andata, anche questa è andata. Oggi è un continuo, ragazzi, mamma mia, continuano a interrompere il nostro viaggio. Mannaggia, Ma che scena è questa? Guarda come passano sulla strada. Hai visto che ci sono gli alpaca, sono finiti, sono iniziate le pecore, Sì, guarda. tutte le pecore dietro. Alla fine gli alpaca sono delle pecore col collo lungo, dai, guarda. Ok, le cose peggiorano. Siamo al pezzo peggiore sicuramente perché la strada qua è anche stretta. Ne abbiamo appena fatto uno che eravamo In bilico, sì. su 4 livelli diversi con le 4 ruote. Bisogna andare pianissimo in questa parte. Stiamo scendendo e quindi anche È quello. rossa la montagna di fronte. Sì. Qui c'è terra rossa, ricordo d'Australia. Qua è completamente interrotta la strada, però di lì si riesce a passare. Sì, sì, vai, vai, tranquillo. Piano, 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 ok, vai, vai, vai. Guarda davanti. No, vai tu avanti. No, 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 va bene, ce la fai. Ci sono sassi, ma passi. Cerchiamo di appiattire il passaggio. Vai. I pietrazzi. Dove? A destra o a sinistra? Dritto? Oddio, siamo passati. Continua, ragazzi, qua non so se si vede dalle immagini, ma ci sono dei punti in cui proprio scende tantissimo la strada. Qua c'è addirittura l'acqua ancora. Abbiamo leggermente toccato sotto prima, ma piano piano. Vai, vai un po' a sinistra. Ok, vai di lì. Ok. Mamma mia, ragazzi, che ansia. Che ansia che mi sta venendo. Stiamo praticamente passando nel canyon. Ragazzi, in non ho pratica. più energie. Non ho più energie. Oggi tutto così. È la parte peggiore alla fine. Questa Google la dà strada normale. 50 all'ora Nel questa, letto di un ragazzi. fiume, facendo dei guadi, delle salite e discese. Veramente non ho parole, non ho ricordi di strade così difficili da quando siamo in viaggio. Siamo arrivati al famoso viadotto. Sì, il viadotto, ragazzi, qua sopra passa il treno, pensate, è altissimo e ci sono queste colonne qui e collega praticamente le due sponde della montagna. Paolo sta chiedendo le ultime informazioni al signore lì che vende i souvenir. Eccoci qua, siamo proprio sotto il viadotto. Queste colonne sono alte 63 metri e pensate che tutti i pezzi per costruirlo sono arrivati dall'Europa. Li hanno fatti arrivare al porto di Buenos Aires e poi da lì li hanno trasportati fino qui per costruire questo viadotto. Il treno, quando arriva qui, in pratica deve fermarsi, fare tutta una serie di manovre per mettersi in posizione perfetta per riuscire a passare. E quando tu sei sul treno, praticamente ti sembra di volare quasi, perché vedi lo strapiombo da un lato e dall'altro. E il treno che passa qui sopra è chiamato il treno delle nubi. Perché? Gli hanno dato questo soprannome perché le prime locomotive erano a vapore negli anni 60, quindi facevano queste enormi nuvole di fumo e da lì il treno delle nubi. Guardate che impressione che fa, che sbuca così qui, in mezzo a questo paesaggio aridissimo ti compare questo ponte di metallo. Prendiamo la rincorsa. Ultimo tratto di strada, ragazzi, e qua fiume da attraversare. Madonna, attento. Oddio.
Dio mio. Oh, che bel lavaggio che abbiamo Abbiamo fatto. fatto. Abbiamo lavato le gomme, abbiamo lavato sotto, tutto a posto. Allora, il consiglio del signore dei souvenir era stato di prendere una deviazione a destra, che per fortuna abbiamo preso, e siamo su una principale più principale delle Di qua, a altre. sinistra? Sì, sinistra, passano pure i camion, là dietro ne sta arrivando uno, stanno alzando dei polveroni mostruosi. Andiamo prima, va. Mamma mia, Non ragazzi. se ne può più, non se ne può. Manca poco, manca pochissimo. Sembra un camion a vapore per quanto fumo. Cosa tira Sta su? alzando, quanta terra. Mamma, È anche impossibile da sorpassare perché è tutta curva. Guarda che roba. ne abbiamo una anche dietro, quindi siamo rovinati, non possiamo fare altro che star qua dietro. L'asfalto. Asfalto. È tornato come liscio l'asfalto. Non cantiamo vittoria però. Siamo quasi arrivati, mancano 2 chilometri, dai. Ce l'abbiamo fatta. Arrivati sani e salvi. In questa ultima ora abbiamo usufruito dei bagni del Tourist Info, che è proprio lì ed è ancora aperto. Ci siamo lavati, ci siamo cambiati e stiamo molto meglio, devo dire la verità. È stato un momento in cui eravamo un po' persi. Abbiamo un po' pulito la macchina, sbattuto tutta la macchina. Sembra quasi che Quasi. non sia successo niente. Quasi. Dietro abbiamo tirato fuori tutto, sbatti tutto, polvere ovunque, ma l'abbiamo sistemato. Ora dobbiamo comprarci 2 panini e a dormire. Basta, Ma finita che qua. strada abbiamo fatto! Ma che roba abbiamo fatto oggi, ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima. Ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciateci un like, un commento, hype, mandateci anche tanti cuoricini visto com'è stata questa giornata pesantissima. Posso dire una cosa però? Ah. Che paesaggio abbiamo visto? Ma no, una roba assurda. Cioè, credo oggi. tra i più belli che Devo abbiamo mai realizzarla, visto. sto ancora recuperando. Ci dormiamo su magari. Se volete, ragazzi, ci vediamo anche su Patreon. Qua c'è il link, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un po' stanchino, Alla prossima, ragazzi! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.